un nuovo paio di diffusori, ancora una volta neri. Neri, proprio, sembra proprio che lo fanno apposta. Esatto. Vi ringraziamo tanto per servirci dei diffusori neri, che tra l'altro è anche un vostro problema, nel senso che si vedono meno. Però noi siamo ricorsi alle lampadine di Ikea, che magari Ikea Posso abbassare? Ma abbassa pure. Allora, cosa abbiamo quest'oggi? Torniamo all'università per fare una tesi. Una tesi 6. Allora, modello flagship. Credo di sì, costano poco, 800 euro la coppia, come nella tradizione Indiana Line. Tu hai studiato la storia, che tra poco ci racconti, casse molto interessanti. Mi piace questa sospensione a doppia onda che mi ricorda tanto Il Professionale, che io amo particolarmente. Adesso cambiamo camera e salutiamo i nostri follower. A tra poco per un po' di storia. Ciao. Dai, racconta la storia, forza, racconta la storia di Indiana Line. Allora, sulla storia di Indiana Line, guarda chi c'ha gli appunti. Come disse un mio compagno di classe all'esame di maturità, poco sappiamo e io in particolare non so niente. Mi faccio un'altra domanda. No, vabbè, qualche cosa. Allora, per i nostri... Sì, ma più o meno... ma più o meno ci posso arrivare. Okay. Allora, però diciamo una cosa, per i nostri follower più âgé, come più noi, anzianotti, come i noi, boomer come noi. Esatto. Indiana Line costituisce un nome, un brand che fa un po' battere il cuore, perché ci ricorda i bei tempi andati. Tra l'altro è un bei tempi andati non declinato nella modalità audiofila, ricordo i Michelson e Austin, ricordi Conrad Johnson, cioè tutta quella roba iper costosa. No, Indiana Line ha sempre avuto la caratterizzazione di essere dei diffusori economici che se li potevano permettere con un po' di sforzo dei liceali. Esatto, che andavano anche bene, ma siccome all'epoca andava tanto di moda il diffusore inglese o americano, c'era sempre un po' questa storcere la bocca, puzza sotto al naso, che se c'avevi un Indiana Line eri meno fortunato che probabilmente io ci sono diventato negli anni, perché ricordo che in classe mia al liceo, qui a Roma, c'era una sorta di tifoseria pro RCF o Indiana Line. Tu pensa, adesso c'è pro Apple e pro Android, no? Che poi poteva essere anche declinata in versione motorini, con il Corsarino della Motamorini e il Fantic Motor Caballero della Fantic. Bravo. Insomma, era come se il mondo fosse polarizzato. Però detto questo, bei ricordi, il primo distributore della Utah fu un'azienda di Torino che si chiamava la Selectra, che acquistava questi diffusori americani, guarda un po' se si chiamano Utah, è facile per arrivarci, e li importava smontati per aggirare in qualche maniera i dazi che c'erano all'epoca, che erano effettivamente molto molto sostenuti, e la Selectra poi riassemblava questi diffusori in Italia. In Italia. E si chiamavano Utah. Esatto. Poi ci sono stati svariati passaggi, perché a un certo momento la Utah americana ha alzato bandiera bianca e ha fallito fondamentalmente. Dato però il notevole successo commerciale in Italia e anche in Europa, la produzione insomma è stato deciso di continuarla qui da noi. E tra l'altro era un marchio che non era più Selectra, ma era la Alcor, che ne prese me la ricordo bene, che ne prese di Milano, la distribuzione. Poi nel 2006 la Coral acquisisce la Indiana Line, e quindi già siamo arrivati a tempi più recenti. Coral che faceva pure gli altoparlanti Carr, famosi altoparlanti Coral, che tu forse non ricordi. No, perché non ho mai frequentato il mondo del Carr, quindi no. Io sì, l'ho assiduamente frequentato e me li ricordo, Twitter da porta, vabbè. Ok, e poi c'è stato intorno a
prima del 2010 forse, no, forse un po' più avanti, insomma comunque uno stop della produzione, della distribuzione, che ha suscitato le vibranti proteste, specialmente qui in Italia, degli appassionati del marchio che poi a un certo punto è stato acquisito da una azienda di distribuzione, da un grosso distributore polacco che si chiama Audioclan con il K, che ha mantenuto la filosofia generale del marchio. Cambiamo camera. Ha puntato molto sul, come posso dire, incrementare la qualità dei prodotti e ha delocalizzato la loro realizzazione evidentemente in Cina per potersi permettere di mantenere dei prezzi relativamente bassi. C'è un distributore italiano di Indiana Line. C'è un distributore italiano che è un attivo signore che abbiamo incontrato a Monaco, Marco che Vitona, che ringraziamo e salutiamo. Assolutamente, che da quello che abbiamo potuto leggere ha una interlocuzione continua con il team dell'Audioclan, quindi insomma questa collaborazione fattiva ha dato luogo a una linea prodotto molto articolata, la potete vedere sul sito di Indiana Line, che poi viene costantemente sviluppata, aggiornata. Caratteristiche tecniche, allora 2 woofer da 16, sì. Un mid-range sempre da 16 e un tweeter da 2,6 cm. La caratterizzazione che abbiamo già sottolineato è questa sospensione a doppio anello. A doppia onda, diciamo così. Sì, è molto simile a quella del professionale, che però è a triplo anello, però questa è in effetti è una chicchetta. I 2 woofer sono realizzati, lo potete forse già vedere, ma comunque vi mostriamo il dettaglio, non hanno la cupola parapolvere, quindi il cono, la membrana fondamentalmente è quasi continua. Il midrange invece, rispetto al modello precedente, perde una ogiva rifasatrice, ma al suo posto adesso c'è una cupola e lavora in un compartimento separato rispetto al volume di carico del doppio woofer. Il tweeter, poi lo vediamo nello sventramento, ha una serie di attenzioni costruttive, così come i crossover, che sono dei crossover molto ben realizzati, poi lo vediamo, e sviluppati con l'ausilio delle più recenti tecniche di progettazione, che sono oramai da tanti anni assistite dal computer, ma insomma c'è un continuo scambio e verifica di quanto simulato e quanto poi realmente ascoltato. Bass reflex sottostante, posso mettere la manina e infatti lo potete vedere, i piedini di appoggio sono, diciamo, fissi in modo tale da garantire l'altezza sufficiente respiro, sì. Tu resterai forse deluso dal fatto che i morsetti posteriori sono soltanto 2. Glielo faccio passare, glielo concedo visto il prezzo di acquisto, perché 800 euro per una coppia di casse Tower con 2 woofer da 16, un midrange e un tweeter. Va bene così, insomma, va bene così, anche perché io credo che il pubblico al quale sono indirizzate probabilmente non sarà così attento alla tematica del B-wiring. Esattamente, bravo. Sì, allora va bene, sventriamo, va. Posso dire ancora una cosa? Dilla. Allora, trovo garbato ed elegante il design di questo diffusore che, sempre lo guardiamo nel dettaglio, ha gli angoli retti su questo fronte qua, e qua sopra è leggermente smussato, ma non si ha affatto la sensazione di un prodotto tirato via o realizzato in economia. Ha tutti i crismi, rispetto a tutti i crismi del diffusore ben fatto. Ben fatto, sì. Bene. Ci sono le griglie, ma insomma noi le abbiamo tolte per farvi vedere i driver. Sventriamo su. Vai, pronto. Ciao. Allora, inquadriamo il midrange e il woofer, ok? Che sono apparentemente esattamente identici, guardandoli così, se non fosse per la sigla, giusto? Questo è 150V21 e questo è 150W06. Ci siamo, no? Magnete in ferrite, foro di ventilazione. Ok.
cestello stampato. Cestello stampato, posso girare? Certo. Questo è il woofer con questa bella doppia onda che abbiamo già avuto modo di sottolineare prima, che è però in gomma, mentre normalmente nei woofer professionali è in carta ed è a 3 onde. Questa è doppia onda ed è in gomma, molto molto divertente, carina, simpatica, una bella trovata. Questo è il foro di ventilazione, non possiamo vedere dall'altra parte ovviamente perché c'è il parapolvere. Ok, questo lo metto a posto. E invece il midrange, eccolo qua, ha il cono identico, esattamente identico, ma questo ha questo cap, sì, e quello non ce l'ha. Questo sicuramente serve per una migliore emissione sulle medie frequenze, ok? Ma da qualsiasi altro punto di vista è praticamente la stessa cosa, se non per l'impedenza, che in questo caso è 4 ohm, nel caso del woofer è 8, perché questi sono sicuramente messi in parallelo. Ok, metto a posto, prendo il tweeter. Me lo chiedi? Sì, prendi il tweeter. Ah, ecco, tweeter con la scritta Indiana Line. Ok, cupola in seta da 2,6, sì, piuttosto classica nel disegno, e magnete in neodimio. Eccolo qua. Impedenza 6 ohm. E questo viene inserito qui dentro, così. È fatta molto bene la cosa, perché questo, una volta messi i due Faston ovviamente di grandezza diversa per il positivo e per il negativo, questo non si fa altro che premere dentro e il gioco è fatto e non ci sono viti. Ah, che bello. Interessante il fatto che le viti del woofer, dei due woofer e del midrange sono nascoste da delle cornici in plastica. Facciamo vedere? Le facciamo vedere agli ordini, eccole qua. Che danno, come dire, quel tocco di ordine a tutto l'insieme. Sì, non si vedono le viti. Un'altra cosa interessante è la sezione dei cavi, che è piuttosto generosa, sì, decisamente. 16 AVG. Poi chi vuole andare a vedere la corrispondenza tra la sezione americana e quella italiana la può andare a vedere su internet. Allora facciamo vedere, Giulio, la camera per il midrange, eccola qua, dove c'è anche, fallo vedere, il filtro in fondo, giusto? Me lo confermi? Te lo confermo. Perfetto. Con il condensatore sul tweeter che è in polipropilene. Bravissimo. Facciamo vedere la bocca del Bass Reflex, che non abbiamo smontato il secondo woofer, era del tutto inutile, ma qui c'è una bella bocca di Bass Reflex. Eccola qua. E in fondo vediamo il crossover e la mia mano e la tua manina che fa ciao. Ciao. Esattamente, perfetto. Poi ci sono i piedini, che non sono niente male, sono molto robusti, tra l'altro sono in metallo, attenzione, sì, non sono in plastica. E poi rigirerei, ed ecco qui che stiamo sul morsetti, il pannello con i morsetti, che non sono male, assolutamente. Ecco qua. E la targhetta che recita tutto quello che deve recitare. Bene, possiamo considerare conclusa questa esperienza di sventramento. Devo dire che sono costruite davvero bene per costare quello che costano. Ciao! Partiamo da quella camera. Yes, sir. Giulio, il primo dato interessante di queste casse e che ha un po' caratterizzato il nostro ascolto è 92 dB di efficienza, esatto, che abbinati al Copland che eroga 100 watt, del resto si chiama CSA 100 e quindi questo è abbastanza chiaro, e hanno generato una pressione sonora che ci ha fatto veramente apprezzare un'esecuzione della quinta di Mahler proprio bene. Posso dire? Divertente. Sì, divertente. Ecco. Divertente.
mi vengono in mente alcune considerazioni ascoltando questi diffusori. Allora, sono dei diffusori che hanno una loro personalità sonica. Sì, probabilmente, siccome i diffusori ci impiegano mesi per stabilizzarsi e noi questi diffusori li abbiamo ricevuti da una ventina di giorni, credo, o giù di lì, poco prima della partenza per Monaco, probabilmente forse dovranno ancora fare un ulteriore passo nel loro rodaggio, però credo che quello che possiamo dire lo diciamo abbastanza a ragion veduta a questo punto. E non credo che questa impostazione sonica sia venuta casualmente, cioè io credo che ci sia un'idea di progetto di questi diffusori a livello proprio di suono che è piuttosto ben caratterizzata e devo dire è una idea, è un modo di suonare molto divertente, molto gratificante, molto di impatto. Immaginatevi una gamma bassa veramente corposa, cioè si sentono questi due woofer che lavorano, sono veloci perché sono due, ma la superficie la dovete sommare, quindi è un grande radiatore che però essendo diviso per due è anche reattivo, che scende e effettivamente i 35 dichiarati secondo me ci stanno tutti e dà questo corpo, dà questa quasi fondazione del suono che sulla quinta di Mahler che abbiamo sentito riempie la stanza, ti dà proprio, come dire, modo di seguire, apprezzare quell'idea di suono, quell'idea di composizione. Poi c'è questo alto squillante. Ci abbiamo fatto caso sia con gli ottoni della quinta di Mahler, ma anche, ad esempio, ascoltavamo un pezzo di jazz di Mark Johnson, dove sono magari anche lì ben registrati i piatti, però c'era questi piatti frizzantini, questo tintinnio. Questo tintinnio frizzante, Il che dà luogo forse a un diffusore magari con un leggero effetto loudness, cioè come se fosse un po'... Senza magari. Sì, no, io dico, perché poi se uno dice effetto loudness arriva subito il sapientino che dice allora no, fa schifo. Non è vero, no. È proprio invece un modo spigliato, sbarazzino, divertente di porgere il messaggio musicale. È un po' più un ascolto general purpose, diciamo, un po' più pop, che però è in grado di ammaliare e di emozionare molto di più di una cassa magari più compita, ma che ti entra un po' meno immediatamente nelle corde, nel cuore, ti fa vibrare meno. Qui noi che siamo due vecchi catenacci e che stiamo nel settore da tot anni, ascoltandole ci siamo divertiti e ci siamo guardati per dire però... ci siamo ascoltati, forse qualcuno lo conosce, quel Unplugged di Alanis Morissette con una King of Pain, peraltro cover di quella dei Police se non ricordo male, e dove c'era questa chitarra acustica con le corde di nylon che veniva proprio avanti, era vivida, era palpabile, e poi questo bel vocione completo, esteso, pieno di corpo di Alanis Morissette, insomma dai, era emozionante. Poi certo l'abbiamo sentita in declinazioni differenti, mi vengono in mente, non lo so, tanti diffusori importanti che ci sono passati qui, le Vivid Kaya, le LS 3.5, la spazialità era differente, la ricchezza armonica forse era superiore, però questa era emozionante. E torno a bomba. Noi audiofili tendiamo talvolta a delle sonorità che sono talmente tanto perfette, talmente tanto che spaccano il capello in quattro, che poi però sono asfittiche. Posso dire una cosa? Sono noiose. Forse anche un po' noiose, talvolta un po' noiose. Poi scusami se ti interrompo, qui dobbiamo fare una parametrizzazione col costo. Bravo. Perché ti ho tolto le parole di bocca? No, parametrizzazione col costo, perché significa anche una cosa, cioè se stiamo ragionando di un diffusore da 800 euro, è un diffusore che si indirizza a 900, quello che è, sotto ai 1000, che si indirizza a un pubblico non del cultore sopraffino della materia che è al suo 30° diffusore che si cambia,
è probabilmente un primo acquisto o giù di lì. All'acquirente gli devi dare emozione, gli devi dare... Queste casse hanno l'intelligenza di essere giuste per un primo acquisto, ma hanno anche la raffinatezza di farti apprezzare tante cose che invece molti altri diffusori di primo acquisto non ti fanno apprezzare. Quindi io le ho trovate dei diffusori veramente azzeccati, Sì. perché ti porti a casa con sotto i 1.000 euro delle casse con un grande basso che ti danno grande soddisfazione, molto efficienti, quindi non particolarmente sensibili alla potenza dell'amplificatore, insomma delle casse davvero grosse, importanti, Sì. imponenti, ma che hanno quella raffinatezza e quel gusto che ti fa apprezzare i dettagli. L'amplificatore con cui le stiamo ascoltando, il Copland, è un amplificatore che ha tanta capacità di pilotaggio, Di erogazione. Di A proposito, salutiamo Ole Moller che Ole questa Moller. volta, neanche questa volta al Monaco End ci ha voluto fare un video. No, è vero, però noi lo salutiamo, Lo salutiamo affettuosamente. E è il titolare della Copland. della Copland. Però è un amplificatore che, se messo in condizioni, quindi significa se a valle ci sono dei diffusori adeguati, la sua grande raffinatezza è in grado di esprimerla. Sì. E qui l'abbiamo ascoltata, insomma, Sì. ho riconosciuto le caratteristiche proprie del nostro Copland CSA 100 che insomma si sono fatte subito presenti. No, io devo dire sono molto, molto soddisfatto e sono anche molto contento che queste Indiana Line resteranno qui da noi per un po', quindi avremo modo di rodarle ulteriormente, farle funzionare ulteriormente e continuare a divertirci con loro perché, ripeto, l'ho trovato un ascolto all'insegna del divertimento. Sì, veramente estremamente consigliate. E poi tra l'altro nella line-up c'è anche un centrale e una cassa più piccola, suppongo. C'è una Tesi 2. Esattamente, quindi una cassa da pavimento. C'è una Tesi 2, una Tesi 3, una Tesi 5 e una Tesi 6. Queste sono il modello più importante della linea Tesi, appunto. Poi c'è le due, la Tesi 2 e la Tesi 3, che sono sostanzialmente dei bookshelf. Esatto, però questo per dire, non pensate che queste casse siano delle casse per un sistema home theater, perché queste casse in stereofonia ci sono piaciute moltissimo, veramente tanto. Poi se le volete abbinare anche a un sistema home theater fate pure, ma non pensate che siano troppo poco per un sistema stereofonico. Quindi questa volta le promuoviamo davvero a pieni voti, quasi me le porterei a casa, ecco, per farci ascolti divertenti. Considerato che stai in moto, te lo sconsiglierei. Anche, grazie. Beh, puoi venire con me e mettertele sotto il braccio. Una per l'altra. Va bene. Subscribe, grazie. campanella, social, ciao.